La risposta più semplice è che è nata per giocare. Questi è uno dei tanti giochi che io ho fatto lungo tutta la mia vita e di cui ho piene le cartelle, le cose. Questo è giocare con le forme, in questo caso delle lettere. Dietro c'è, come sempre nel gioco, è bello la ripetizione, cioè quindi da una parte è un gioco e da una parte è un'esperienza creativa, cioè è una sfida con me stesso per vedere quante cose si possono immaginare dentro la stessa forma. Però c'è anche un altro elemento che si rivolge a chi non ha una capacità grafica come quella che credo di avere io, e cioè prendere delle forme che conoscono tutti. Allora, la mia ipotesi di partenza è che tutti quelli che sono andati a scuola e che sono alfabetizzati sono capaci di disegnare una lettera. Nel mio caso la lettera la disegno grande e la disegno vuota, cioè quindi con uno spazio interno, e la disegno maiuscola, che è è il disegno di lettera più facile, quello con cui si impara a scrivere, quello che viene chiamato il lapidario romano, quindi le lettere sono maiuscole, quelle dritte, eccetera. Quindi dietro c'è una sfida, che tutti possono fare questa esperienza perché tutti sono padroni di questa forma. Il problema è immaginare come dentro quella forma ci possono stare degli oggetti, delle persone, degli animali, insomma può diventare il contorno di un disegno. Ecco, questo nasce con questa cosa qui. Una volta che io ho realizzato questa, che è stato un gioco per me stesso, cioè io passavo ore a continuare a disegnare queste. Poi naturalmente a un certo punto mi stufavo, passavo a un'altra lettera, fin tanto che non mi è venuto l'idea di farci un libro. Quando è venuta l'idea di farci un libro, quale senso aveva? Era di nuovo questa idea di darlo ai bambini, perché sapendo fare le lettere potevano inventarsi delle lettere più divertenti, probabilmente liberando anche la scrittura dai vincoli dell'obbligatorietà scolastica, di tutte queste cose qui. Quindi la fantasia a servizio anche dell'apprendimento, se vogliamo. E allora per questo ho scritto come sottotitolo di A come elefante, quindi c'è intanto questo titolo provocatorio, perché la A della copertina è un elefante, la parte anteriore dell'elefante che forma una A, ed è questa. Il sottotitolo è Alfabetiere per bambini che non vogliono imparare a scrivere. Questa provocazione viene spiegata nella dedica che io metto nella prima pagina del libro, e che è: di solito quando i bambini imparano a scrivere smettono di disegnare. Le lettere si mangiano i disegni. In questo alfabetiere i disegni si mangiano le lettere. È una proposta per continuare a disegnare giocando con le lettere. Ed è firmata Franco.